Buongiorno a tutti da Maurenz Monkey. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace a questo video e oggi parliamo di un argomento sempre in voga in tema orologi, il rapporto prezzo-felicità, più comunemente noto come qualità-prezzo. Si sente spesso dire questo orologio ha un ottimo rapporto qualità-prezzo o assistiamo a tantissime volte in cui ci viene proposta la domanda qual è secondo voi il miglior orologio qualità-prezzo? Sui beni di lusso e non primari questa domanda per me è totalmente inutile. Marx indicava due valori, il valore d'uso e il valore di scambio. Per valore d'uso si intende l'utilità di un bene, per valore di scambio quanto le persone sono disposte a spendere per quel bene. Ok? Quindi, e questa è la base del capitalismo. Prendendo spunto da ciò, potremmo dire che un orologio al quarzo cinese di 5 euro che segna l'ora ha un ottimo rapporto qualità-prezzo riguardo all'uso. Segna l'ora corretta, costa 5 euro, cosa chiedere di più? Mentre prendiamo un altro esempio, un Omega Speedmaster Moonwatch costa 3.000 euro. Ora, quante persone ci sono disposte a spendere 3.000 euro per quell'orologio? Tantissime. Cosa significa? Che il valore di scambio di quell'orologio è pienamente soddisfatto. Quindi anche in questo caso c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo, oltre che per le caratteristiche tecniche dell'orologio, che però sono inferiori a altri orologi della stessa fascia di prezzo. Quindi per quanto riguarda gli orologi, identificare un rapporto qualità-prezzo netto, preciso, è per me un'idiozia. Come dicevo, con gli orologi bisogna andare più in profondità, quindi analizzare degli esempi che sono a voi molto congeniali, perché sono orologi che vi hanno proposto, consigliato ovunque, forum, YouTube, amici, sono orologi che vengono consigliati sempre. Ne prendo due molto indicativi. Partiamo con il Seiko 5. Il Seiko 5 ha un costo di 100 euro. Incassa un movimento 7S26, ha una cassa in acciaio, un bracciale di lamierino ripiegato. Segna bene il tempo, ha un movimento che funziona discretamente, anche se non è una cima. E prendiamo sempre in casa Seiko un fratello, l'SKX 007. Di listino costa 360 euro, ma prendiamo anche il valore del mercato grigio, 200 euro, 220 euro che si trova sul mercato grigio. Monta lo stesso calibro 7S26, ha una cassa più spessa in acciaio, può avere il bracciale Jubilee che a mio parere non è un granché, preferisco il gomma rispetto sull'SKX 007, però dicendo questo ha anche delle caratteristiche tecniche molto più elevate rispetto ai Seiko 5 e costa, si riesce a comprare a 200 euro. In questo caso, qual è il miglior orologio con rapporto qualità-prezzo? Nessuno dei due, cioè entrambi hanno un rapporto che si basa sul valore di scambio valido. 100 euro il Seiko 5, 200-220 euro 007. Non è che il rapporto qualità-prezzo è migliore nello 007 perché ha delle caratteristiche diver, costa anche il doppio, ok? Quindi è difficile. Con gli orologi poi possiamo analizzare la tecnica, ossia i materiali utilizzati, il calibro. Si possono confrontare orologi con lo stesso calibro, con le rifiniture similari nell'estetica, o quantomeno la qualità delle finiture similari. Facciamo un altro esempio. L'Hamilton Jazzmaster Slim incassa un calibro 2892A2 e costa 850 euro di listino. Prendiamo un orologio che incassa lo stesso calibro, con gli stessi gradi di finitura del calibro, la cassa di forma diversa perché ha una forma storica, prendiamo un Cartier Santos XL, incassano lo stesso calibro, l'Hamilton costa 845 euro di listino, il Cartier Santos 6.800 euro. Qual è il rapporto qualità-prezzo migliore? Uno direbbe l'Hamilton perché costa di meno e c'ha lo stesso movimento, sì, ma l'heritage di Cartier e le persone che acquistano Cartier e sono disposti a spendere quei soldi per acquistare un Cartier se ne fregano di Hamilton, ma non perché sia brutto o qualitativamente non valido, ma perché conta anche l'heritage del marchio sul mercato, quindi
il valore di scambio, che è la base del capitalismo, fa sì che il rapporto qualità-prezzo per degli orologi che hanno delle caratteristiche tecniche differenti, che hanno un heritage differente, sia davvero inutile. O il rapporto qualità-prezzo si può fare, ad esempio, faccio un esempio stupido, una pizzeria che normalmente offre il menù pizza più birra a 20 euro. Propone un'offerta per questa settimana, pizza più birra 10 euro. In quel caso il rapporto qualità-prezzo è perfetto, perché dici normalmente costa 20, ora in offerta a 10, la qualità è la stessa, il prezzo è la metà, c'è un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Solo nel caso in cui si confrontino due prodotti totalmente uguali con una differenza di prezzo si può parlare di rapporto qualità-prezzo, altrimenti si deve parlare del prezzo felicità, che è il vero nome del rapporto qualità-prezzo. Cosa significa? Se io sono disposto a spendere quella cifra e ciò mi rende felice, quell'orologio ha il giusto rapporto prezzo-felicità. Semplicemente questo. Questo per dirvi che dovete considerare, come dicevo prima, quanto volete spendere, quanto vi rende felici. Se poi volete, come giustamente è mio obiettivo, farvi avvicinare un po' all'apprezzare la tecnica degli orologi, delle qualità costruttive, vi invito come sempre a approcciarvi al vintage. Perché oggi tutti i marchi sono quasi per la maggior parte inseriti in dei mega gruppi. Prendiamo ad esempio il gruppo Swatch. Ha diversi marchi come Hamilton, Longines, Omega, e li ha settorializzati, ossia Hamilton copre una fascia di prezzo, Longines un'altra fascia di prezzo, Omega un'altra fascia di prezzo ancora. Poi c'ha altri brand superiori e altri brand inferiori, ma prendiamo un esempio come questi. Il brand che sta in mezzo tra Hamilton e Omega è Longines, che era una casa produttrice di orologi con una tecnica incredibile. I cronografi vintage della Longines sono dei pezzi di alta orologeria, con una tecnica sopraffina. Difatti, oggi nel mercato del vintage questi crono stanno prendendo sempre più apprezzamento e stanno salendo sempre più di prezzo nelle vendite, nelle aste internazionali. Perché questo? Perché si sta iniziando a capire che questo sistema della standardizzazione del marketing, cioè di creare orologi per determinate fasce di prezzo, alcune volte con caratteristiche simili, come ad esempio troviamo lo stesso movimento nell'Hamilton da 800 euro e nel Cartier da 7000. È strano. Un tempo non c'era tutto questo problema, perché ogni singola casa produceva i suoi orologi. Poi c'erano delle case che incassavano movimenti altrui, però puntavano sul marketing, sulla qualità, sui materiali preziosi. Oggi invece, quando sono facenti parte dello stesso gruppo, ti chiudono quel marchio in un limbo. Prendiamo, come dicevo, Longines sta in un limbo tra Hamilton e Omega. Non può produrre orologi superiori che arrivano a essere al pari con Omega e non produce orologi economici, giustamente per non andare a influire sul mercato di Hamilton e per non attaccare le proprie fasce di mercato e non saturare il mercato con orologi dalle stesse caratteristiche, che poi molto spesso in questi gruppi le caratteristiche sono molto molto vicine. Per questo vi invito nuovamente a studiare, a appassionarvi all'orologeria vintage, perché lì potete, con il vostro budget a disposizione, acquistare qualcosa che era privo di tutte queste macchinazioni di marketing che oggi sono presenti. Spero che questo video vi sia piaciuto. A presto ragazzi!